Ciao a tutti, vediamo alcuni trucchi per capire il linguaggio del corpo delle persone, per scoprire cosa vogliono dire attraverso il linguaggio del corpo. Ovviamente i gesti sono talmente tanti e si possono dividere in diverse categorie. Vi sono i gesti posturali e quindi la postura della persona ci dice qualcosa. Ad esempio, ovviamente uno dice, sappiamo che le braccia incrociate significano chiusura, invece non è vero, assolutamente non è vero. Dipende da, diciamo, dalla sincronica risposta rispetto a uno stimolo. Cioè io potrei stare con le braccia incrociate perché mi vengono comode. Certo è che se ho le braccia aperte e uno mi dice ciao Massimo, come vanno i rapporti con la tua fidanzata per dire? E io dico ah bene, grazie, chiudo le braccia e allora in quel momento lì sto mentendo perché sto dicendo una cosa ma le braccia me ne dicono un'altra. Quindi è chiusura in sincronica risposta. Quindi noi un trucco per vedere le risposte non verbali è quello di mandare degli stimoli e vedere in sincronica risposta a quello stimolo che segnale dalla persona. Quindi tutto quello che è chiusura riguarda appunto chiusura emotiva, tutto quello che è apertura riguarda apertura emotiva. Se tendo a chiudermi, a bottonarmi, diciamo, è chiusura, se tendo a sbottonarmi, è apertura. Questi sono i macro segnali. Ovviamente le chiusure sono anche le gambe accavallate, ad esempio. Anche qua ci sono alcune differenze, nel senso che le gambe accavallate dipende dove sono accavallate. Se sono accavallate verso la persona, è apertura verso quella persona e chiusura verso tutte le altre. Certo è che comunque le gambe accavallate un pelo di chiusura ce l'hanno, però non è solo quello, perché ad esempio le donne le utilizzano come gesto seduttivo, perché rendono la gamba più bella e soprattutto, diciamo, accavallando si possono far intravedere un po' le cosce e quindi attrarre, stimolare, insomma. Questo è per quanto riguarda i gesti posturali. Poi vi sono tutte le microespressioni facciali. Qua sono microespressioni che rimandano alle emozioni fondamentali, la paura, il disgusto, la rabbia, la gioia, la felicità, insomma le emozioni principali, la repulsione. E qua sono tutta una serie di segnali che noi dobbiamo cogliere in dinamica. Ci possono anche dire se una persona sta mentendo, ad esempio, perché le microespressioni, insomma, se avete visto la serie TV Lie to Me, mi sembra si chiamasse, non è non sono molto facili da decodificare, cioè noi dovremmo vedere i fotogrammi rallentati, anche perché ogni microespressione facciale dura pochi millisecondi, per cui bisogna essere veramente allenati per cogliere queste microespressioni dal vivo, diciamo, in modo, come dire, preciso. Però è importante cogliere, alle volte ci sono, ad esempio, sgranare gli occhi e alzare le sopracciglia è un gesto di terrore. Questo dobbiamo renderci invece abbassare le sopracciglia è un gesto di rifiuto. Il naso è proprio un gesto anche qua di forte rifiuto. Ecco, quindi poi dobbiamo tenere presente che ci sono tutta una serie di segnali guardando il viso che sono interessanti perché il naso è al centro cioè è collegato alla rinite, perché è collegato al rinencefalo. Il rinencefalo è il cervello rettiliano dell'essere umano, quello che abbiamo in condivisione con i rettili. E è interessante renderci conto che tutto quello che avviene attorno al naso, il naso è collegato al senso più antico dell'essere umano, che è l'olfatto, che i nostri progenitori primitivi lo utilizzavano per vagliare se qualcosa era buono oppure no. D'altra parte lo facciamo anche noi oggi, eh? Se abbiamo un piatto che dunque annusiamo, se non sa, se sa un gusto di acido, di rancido, un odorato e maleodorante, diciamo, non lo consideriamo buono. È evidente che molti animali hanno un olfatto molto più raffinato del nostro, utilizzano prevalentemente l'olfatto, molto di più di noi. I cani, ad esempio, percepiscono un mondo molto diverso perché usano molto di più l'olfatto rispetto a noi.
E comunque questo è un dato, un parametro interessante, no? Quindi tutto quello che è attorno al naso ci fa capire se una cosa non è buona. Se una persona quindi arriccia il naso, si gratta il naso, si tocca il naso, significa che quella cosa lì alla parte emotiva non piace. Quindi se hai a che fare con una persona che quando ti parla sniffa, arriccia il naso, se lo tocca frequentemente, vuol dire che ti stai rifiutando, vuol dire che emotivamente non gli piaci, vuol dire che emotivamente gli stai antipatico. Prova avversione nei tuoi confronti, avversione forte nei tuoi confronti. Quindi il naso è importante perché osservare tutto quello che avviene attorno al naso ci permette di capire e decodificare quello che una persona rifiuta. Poi abbiamo la bocca. La bocca viceversa è più collegata, molto più collegata al gradimento. Quindi tutto quello che avviene attorno alla bocca è mordicchiamento, umettarsi le labbra, toccarsi le labbra, fare tutto quello che viene attorno alla bocca, perché la bocca ovviamente quello che ci piace passa attraverso la bocca. Pensate, il bambino piccolo, come dire, attraverso la bocca si nutre, tutti noi attraverso la bocca ci nutriamo, quindi la bocca è il fulcro del gradimento e corrisponde alla nostra parte del cervello mammaliano, il cervello dei mammiferi. Quindi questo è importante renderci conto perché noi possiamo attraverso la bocca riconoscere le persone che, diciamo, attraverso il contatto, riconoscere della bocca, riconoscere ciò che ci piace, ciò che ci aggrada. Questo è importante, è fondamentale, quindi abbiamo due parametri di riferimento basilari, importanti, insomma, naso e bocca, e poi le microespressioni, e poi le espressioni. Quindi, ricapitolando, è importante guardare le persone nel viso, per naso e bocca sono vicini per scoprire questo. Poi ci sono gli occhi. Gli occhi anche qua ci possono dare delle indicazioni importanti. Attraverso gli occhi noi possiamo capire, ad esempio, se una persona mente o se non mente. Quindi guardare questo triangolo qua ci dà delle indicazioni fondamentali. Se una persona butta gli occhi, diciamo così, alla sua destra, alla vostra sinistra che guardate, significa che vi sta mentendo, perché si sta costruendo la risposta. Se invece butta gli occhi alla sua sinistra, quindi alla destra che guardate, significa che sta accedendo alle memorie, quindi non si sta costruendo una risposta, ma sta facendo qualcosa, diciamo, legato proprio alle sue memorie, quindi sta ricordando qualcosa. Quindi poi abbiamo altri segnali. Gli occhi ci dicono anche se una persona utilizza prevalentemente i canali visivi, uditivi o cinestesici, quindi gli occhi verso l'alto rappresentano persone che danno accesso al canale visivo, gli occhi laterali rappresentano persone che danno accesso al canale uditivo, gli occhi verso il basso rappresentano persone che hanno accesso al canale cinestesico. Quindi visivo, uditivo e cinestesico cosa sono? Sono le modalità attraverso le quali noi scopriamo il mondo. Gli esseri umani scoprono il mondo attraverso, diciamo, i cinque sensi: vista, udito, tatto, olfatto e gusto. La programmazione neurolinguistica, la PNL, per semplicità riduce questi sensi a tre: vista, udito e poi tatto, olfatto e gusto li mette in un unico senso, un unico macrosenso che si chiama senso cinestesico. Le persone visive sono molto dirette, utilizzano immagini visive, amano chi gli parla in modo diretto, e quindi è importante capire se una persona è visiva perché dobbiamo essere diretti con lui, dobbiamo fargli immaginare le cose. Le persone uditive sono più lente, dobbiamo raccontargli le cose, ascoltarle per entrare subito in empatia. Mentre le persone cinestesiche sono persone tattili, hanno bisogno di contatto fisico, amano toccare, farsi toccare, e quindi indicazioni operative utili, mai come dire, toccare i visivi, quelle persone visive, stare lontano, ascoltate e fatevi e parlate, lasciate parlare gli uditivi, e non mettete mai fretta agli uditivi, perché gli uditivi hanno bisogno di tempo per decidere. E toccate, fatevi toccare dalle persone cinestesiche. Quindi noi lo scopriamo facendo una domanda e vedendo se la persona risponde, buttando gli occhi in alto,
laterali o in basso. E questa è un'altra indicazione importante. Quindi in questo triangolo qua noi abbiamo già il 90% delle cose a livello non verbale. Se poi riusciamo ad associare qualche microespressione siamo a posto. L'importante è dare uno stimolo e osservare la risposta. Bene, questi sono i trucchi e i segreti per poter conoscere bene la comunicazione non verbale. Ciao a tutti, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao!